Oggi ti mostro il tutorial di questo preziosissimo charm mini bag all'uncinetto che può impreziosire le tue creazioni handmade, che può essere utilizzato semplicemente come portachiavi oppure le puoi proporre nella tua bancarella se fai appunto mercatini estivi. Sono delle ottime idee regalo. E poi se la impreziosisci con degli charm proprio come ho fatto io, per esempio con queste conchigliette, perline o piumette, vari accessori insomma che vengono impiegati per il bijou, renderai ancora più unico e grazioso il tuo charm all'uncinetto. Spero ti piaccia. Ti riporto direttamente all'occorrente e poi iniziamo col tutorial. Innanzitutto ci occorrerà del filato. Io utilizzerò del cotone di questo spessore, insomma per uncinetto numero 3, massimo 3,5 va bene. Volendo potresti utilizzare anche dell'acrilico. Poi ci occorreranno vari charm che io praticamente già ho assemblato. Comunque bisogna avere delle perline, delle piumette di questo tipo, ma anche delle conchigliette e un anello portachiavi. Insomma, anelli, anellini, perline, vari accessori che occorrono per il bijou. E anche delle pinze, sempre per bijou, per fissare appunto i vari anellini. Intanto cominciamo con la lavorazione all'uncinetto. Faccio un anello magico avvolgendo il filo in questo modo attorno alle dita. Insomma, dobbiamo creare una X, un incrocio. Poi inseriamo l'uncinetto al centro e tiriamo fuori. Andiamo a bloccare con una catenella. All'interno di questo anello magico andiamo a lavorare 6 punti bassi. 1, 2, 3 e 6. Andiamo a chiudere l'anello magico tirando la coda dietro. Entro nello stesso punto dove ho chiuso e faccio il primo ed il secondo punto basso. Entro nel secondo punto e ripeto lo stesso lavoro, un aumento. Vado nel terzo e ripeto lo stesso lavoro, un aumento. E così via per gli ultimi 3 punti che mi rimangono. Durante questo secondo giro avrò un totale di 12 punti bassi. Terminato il giro, entro nel primo punto e vado a chiudere con un punto bassissimo. Farei anche un terzo giro, quindi catenella, nel punto al di sotto vado a fare un punto basso, mentre nel punto successivo faccio un aumento. 2 punti bassi nello stesso punto. Punto successivo un punto basso, punto successivo un aumento e continuo con questa sequenza di punti per tutto il giro. Al termine di questo terzo giro mi ritroverò con 18 punti bassi. Vado a chiudere il giro con un punto bassissimo nel primo punto e voilà! Abbiamo terminato così il fondo della nostra mini bag portachiavi. Proseguirei con la costruzione del corpo della borsa. Per continuare basterà andare a lavorare per il primo giro e per i giri successivi sempre 18 punti finché non raggiungiamo l'altezza che desideriamo. Questo fondo misura 3 cm, quindi volendo possiamo arrivare a 3 cm di lavorazione e poi andiamo a fare i manici. Utilizzo un marcapunti per andare a segnare il primo punto di ogni giro, così non andiamo a chiudere a punto bassissimo, altrimenti sarà nota la maglia antiestetica di inizio e fine giro, quindi vi consiglio di usare un marcapunti. Se non avete il marcapunti potete utilizzare anche una forcina per capelli. Faccio una catenella e vado avanti. Lavoro un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 18 punti.
noterai che il tuo lavoro si imbarcherà, proprio come in questo caso è normale perché stiamo costruendo il corpo della nostra mini bag. A questo punto, senza chiudere il giro, a differenza dei giri precedenti, andiamo direttamente nel primo punto, così, e facciamo un punto basso che andiamo a segnare con il marcapunti, così sappiamo che questo è il primo giro. E continuo il mio lavoro. Vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. 3, 18° ed ultimo punto basso. Secondo giro completato, quindi andiamo avanti per il terzo giro. Tolgo il marcapunti e lo rimetto. Continuo lavorando sempre un punto basso in ciascun punto anche per questo terzo giro. Terzo giro completato, andiamo avanti per un ultimo giro. Guardate, questo è il risultato, ma facciamo dai un altro giro e poi ci fermiamo. Quindi vado a lavorare il primo punto. E i punti successivi. 2, 3, 18° ed ultimo punto basso. Bene, mi fermerei anche qui e andrei a costruire i manici. Prima di farlo però andiamo a fare un giro a punto bassissimo. Tolgo il marker e faccio un totale di 18 punti bassissimi. 2, 3 e 18. Dal punto in cui ci troviamo mettiamo il nostro progettino in questo modo. Vado a lavorare i primi due punti bassissimi. Quindi entro nel punto bassissimo sottostante e faccio un altro punto bassissimo. 1 e 2. Da qui faccio partire delle catenelle. 1, 2, 3, 4, 7 catenelle. Sì, direi che va più che bene in proporzione, quindi 7 catenelle, salto 1, 2, 3 punti e a partire dal quarto punto bassissimo, quindi questo, vado a fare un punto bassissimo. Noterete che le maglie sono un po' strettine, ma è del tutto normale perché abbiamo fatto dei punti bassissimi. Quindi prendo il filo e faccio il primo punto bassissimo di 6, quindi facciamone altri 5. Una volta fatti i 6 punti bassissimi sull'altro lato, ripetiamo quello che abbiamo fatto prima. 7 catenelle, saltiamo 3 punti e nel quarto punto facciamo il primo punto bassissimo di 4. Abbiamo sempre un totale di 18 punti. Adesso andiamo a completare il nostro progettino andando a lavorare l'ultimissimo giro, sempre a punto bassissimo ma stavolta in costa. Possiamo staccare un po' di filo che ci occorrerà per andare a cucire. Dobbiamo andarla ad imbottire. Abbiamo due possibilità: utilizzare dell'imbottitura per amigurumi. Se non avete l'imbottitura perché state realizzando proprio adesso insieme a me il progettino, potete utilizzare tutti quei fili che avete tagliato da progetti precedenti. Io inserisco dell'imbottitura visto che ce l'ho. Adesso andiamo a cucire questa zona qui con l'aiuto di un ago con la punta arrotondata, non è l'ago per cucire. Possiamo bloccare il filo in eccesso in una maglia qualsiasi, facciamo un nodino,
poi disperdiamo il filo all'interno della nostra mini bag. E voilà, la nostra mini bag charm è così pronta, guardate che tenera. E adesso posso completare l'opera con questi charm metallici, con questi accessori per bijou come vi dicevo prima. Apro, faccio passare l'anello attraverso la lavorazione all'uncinetto. Posso inserire l'anello portachiavi, quindi questa potrebbe essere una possibile idea. Allora prendo un anello, lo inserisco qui e volendo lo posso inserire anche in questo anello e chiudo. Poi voi inserite i vari accessori a vostro gusto, io qui più o meno vi do un'idea. E nell'altra estremità tutti i vari charm, insomma vi sto dando più di una possibilità, forse io lo lascerei anche così perché qui nell'anello fa troppa confusione. L'anello potremmo fissarlo alle nostre chiavi oppure alla nostra borsa all'uncinetto, possiamo fare un regalo, se fate per esempio dei mercatini estivi potrebbero essere delle ottime idee da proporre in bancarella. Avete visto, corre pochissimo tempo, pochissimo materiale che potete reperire facilmente e insomma spero che l'idea vi sia piaciuta, vi aspetto come sempre giù nei commenti. Alla prossima, un bacino!